e io mi sono scaricato Tinder. C'è qualcuno che utilizza Tinder? Ok, bene, ottimo, buono a sapersi. Spiego un attimo brevemente per chi magari non conosce Tinder. Tinder è come un altro social, ovvero tu ti crei il tuo profilo, metti delle foto, la biografia, puoi mettere gli interessi, dopodiché l'applicazione ti propone una serie di altri profili al quale tu puoi scegliere di mettere o un cuore, quindi un like, o una X. Se lascio il cuore e l'altra persona ricambia, significa che ci siamo matchati, abbiamo fatto match, che significa scopiamo. Cioè, invece no, mi sono ricreduto e mi sono successe alcune esperienze particolari. Ad esempio mi ricordo particolarmente una ragazza ucraina che praticamente era più grande di me, tipo di 12 anni. Però vabbè, eravamo riusciti, una volta che abbiamo iniziato a parlare, eravamo riusciti ad organizzare, diciamo, un incontro per il pomeriggio del giorno successivo. Ad un certo punto, concorda tutto quanto, mi fa: hai una piscina? Attenzione, non ho aggiunto un dettaglio, ovvero che con questa ragazza c'era già il primo problema, ovvero una, come si dice, una barriera linguistica, ok? Lei mi scriveva in inglese, io traducevo con il traduttore, poi rispondevo, traducevo e mandavo la mia risposta, ok? Lei era in vacanza, però quindi ho detto, beh, in vacanza, vabbè, proviamo questa internazionalità. Perché se tu ci sai fare con le lingue, accetto. Io ho detto, guarda, vivo in un monolocale dove il letto, il bagno e la cucina non sono lo stesso posto, sono la stessa cosa. Ok? Quindi, però ho un terrazzino dove possiamo scambiarci quattro chiacchiere, quindi senza problemi. Ehm, Lei mi risponde, ok, sì, va bene, domani pomeriggio veniamo. Io, con il traduttore, io avrà sicuramente tradotto male. Però non volevo essere troppo invasivo, no? E quindi, anche perché era il primo incontro, cioè, mio su Tinder. E non volevo essere troppo invasivo, però ho detto, cambio discorso, ma nel frattempo indago. Chiedo, con chi sei in vacanza qui? Lei fa, sono a casa del mio padrone. Io sempre, "Eh, chiedo, padrone? Ecco. Io innanzitutto potevo far finire questa conversazione già molto molto tempo prima, ma l'ho fatto no. Ho continuato sì. Mi risponde con un messaggio che, se prima avevo dubbi che magari ci fosse stata un'incomprensione con il traduttore, lui me l'ha tradotto in un italiano perfetto che era impossibile dubitare. C'era scritto: sì, sono a casa del mio padrone, io sono la sua schiava e mi ha dato l'opportunità di concedermi ad un altro uomo per una notte. Ok, incuriosito, dico va bene. Lei quindi dice ok, non mi risponde tipo per un po' di tempo. Dopo 4 ore circa mi scrive: è possibile fare video? Allora io innanzitutto poi lì mi è venuto il dubbio, ho detto senti, ma lui viene e guarda solo? E fa sì, lui fa solo video che tiene per lui. Perché poi vabbè ovviamente cioè, bisogna fare attenzione a queste cose, io quindi l'ho bloccata, e anche perché, cioè scusa, perché li devi tenere solo per te i video. Poi però, poi però c'è stata un'altra esperienza che è stata tranquilla questa ragazza, è stata tranquilla, però è particolare, cioè particolare. Lei praticamente mi ha detto che stava prendendo delle pillole
non so, tipo per regolarizzare il ciclo, però fatto sta che ha detto che aveva degli scombussolamenti ormonali che lei, per spiegarmelo, ha definito mi sento un po' come voi uomini. Ho detto, scusa, in che senso? Sì, ti faccio un esempio, al di là delle cose banali, no? Che avete sempre voglia, mi è successa una cosa, e praticamente stavo andando in palestra e, e mi ero vestita in maniera ginnica, quindi avevo una t-shirt, dei leggings, scarpe da ginnastica e sono andato a piedi. Mentre andavo, avevo questi leggings stretti che mi davano fastidio, mi davano proprio fastidio. Camminando, però, ad un certo punto questo fastidio eh, mi stava piacendo. È iniziato a piacermi. E quindi ho iniziato a camminare un po' più intensamente. Io, mentre ascoltavo lei, io, fino a quando ad un certo punto sono arrivata ad una salita e ho fatto questa salita intensamente e alla fine di questa salita ho raggiunto l'orgasmo. Io, fermo così, ok, lo stereotipo degli uomini, no? Che hanno sempre voglia, però cazzo con i leggings noi penso, cioè, però al di là, comunque, a parte questo, devo dire che ci sono state anche esperienze in cui ho trovato persone che mi hanno ascoltato, mi hanno fatto compagnia nei momenti in cui ero solo, ovviamente prima che acquistassi anche un paio di leggings. Quindi c'è da dire che ho avuto modo di togliere questo pregiudizio anche perché non sono riuscito neanche proprio a vedermi di persona con queste persone con le quali ho parlato, però ripeto, c'è stata della compagnia, mi ha aiutato anche un po' a vedere che esistevano anche altre persone con una mentalità diversa rispetto a quelle che avevo frequentato fino a poco prima. Quindi la cosa che mi sento di dirvi ai ragazzi e ragazze, fate attenzione assolutamente, ma vi consiglio di scaricarlo se vi sentite sole, se siete ragazze sole, eccetera, scaricatelo adesso che sono a meno di 1 chilometro di distanza da voi. Grazie!